Salve a tutti, sapete che ho preso questa fresatrice tramite AliExpress, la ZX32G, che però come molti prodotti cinesi ha bisogno di qualche perfezionamento e vediamo subito. Ho già visto che ci sono alcuni particolari da rivedere e uno di questi è i volantini, ce ne sono tre, sono tutti e tre uguali, di 120. Loro hanno fatto la foratura non centrale rispetto al volantino, di conseguenza quando gira fa un po' così e questo non mi piace, vedete? Non mi piace assolutamente. E c'è troppo gioco e quindi sono tutti e tre da rivedere. Gli faremo una boccola interna e faremo quello che c'è da fare. Ecco, ho già fatto una prima modifica, il primo volantino, questo addirittura l'ho sostituito, prima c'era il 120, ora ho messo il 150 e gli ho fatto la boccola con l'accoppiamento perfetto e adesso è tutto un altro andare. Infatti se si vede è perfettamente allineato ed è anche molto robusto e molto fluido, così. Chiaramente il volantino da 150 aggiunge forza, e così si lavora molto bene. Adesso farò l'incastro anche per gli altri due volantini laterali. Ho interposto tra il telaio e il basamento di ghisa questo pannello di 20 mm di polietilene che prende di qua e naturalmente anche dall'altra parte, che ha tre scopi ben precisi. Il primo è annullare, il più importante, annullare le differenze che ci possono essere tra il telaio e il basamento. Questo qui è un materiale abbastanza morbido, dovrebbe riuscire a compensare le differenze. Il secondo è annullare le micro vibrazioni e il terzo mi serve proprio da isolare il piano sopra da quello sotto, che dopo sotto ci vado ad evitare tutta la parte elettrica, quindi l'alimentatore e tante altre cose
tipo queste scatole elettriche, che dovrò fare tutto l'impianto elettrico sotto, così esce solo un filo pulito che va alla presa e tutto il resto è tutto nascosto. Il mio laboratorio è molto piccolo, quindi la posizione della fresatrice è questa, e volendo mettere su questo servo a motore, mettendolo qui mi ostacola il cassetto, e questo è molto importante per me, quindi mi serve, quindi vedrò di mettere questo aggeggio, metterlo alla rovescia, visto che ormai l'ho acquistato così, e metterlo da questa parte. Un'altra cosa da rivedere è l'alzata verticale della testa, perché loro usano un dado la chiocciola di ghisa,
e la ghisa non può andare bene, c'è poco da fare. Allora, se scendiamo non c'è problema, se andiamo su, devo proprio sforzare al massimo, e questo prima o poi porta a rovinare sia il dado, che mi interessa poco, e sia la madre vita e trapezoidale.
Ora voglio aggiungere anche questo piccolo regolatore di corrente, che ha una regolazione molto fine, così posso usare il motore anche molto lentamente, che così mi permette di lavorare direttamente con l'asse Z. Ecco sistemato il piccolo regolatore. Questo qui, ogni scatto ha una percentuale, così è al massimo. Sembra quasi fermo, ma in realtà sta funzionando. Ancora più basso e funziona ancora. Possiamo andare praticamente lentissimi, possiamo andare, e questo motore è abbastanza potente, ce la fa anche con poca corrente, ce la fa. Ancora più piano, siamo quasi fermi praticamente. Eccolo piazzato il fine corsa. Ed è arrivato il momento di piazzare le righe digitali con un piccolo strumento, così che possiamo agevolarci per le misure.
Ecco, abbiamo finito di mettere su questa riga ottica, sono abbastanza delicate, quindi è meglio mettere anche la sua copertura, così. Ed ecco che sto completando anche la seconda riga laterale per l'asse Y. E ho dovuto spostare tutto dalla parte indietro perché qui ho i fermi per la guida, per la slitta, e è meglio che rimangano liberi. Ora ho fatto tutto da qua, andare indietro praticamente. Ecco, questa è la controparte che va qui. Questa è la staffa che ho fatto, che si ha ancora qua, che è una parte fresata, quindi è bella liscia. Poi c'è la staffetta, va a prendere il cursore, che è qua. Gli ho fatto un'asola così è sempre all'altezza giusta. E quindi posso stringere anche questa vite qua. Ottimo. Così anche questa guida, questa riga è finita, terminata. E siamo arrivati al montaggio dell'ultima riga, la terza e ultima. Di solito le righe le vedo montate così, ma a me non piace così, no? Io la metto girata, la metto così, la parte sensibile rimane dalla parte dietro, e più riparata. Questa fresa che ho costruito tempo fa è micidiale, toglie 3-4 mm per volta senza nessun problema. Questo sarà lo spessore di compensazione per superare lo spessore della riga, per scavallarla. Ecco completata anche la terza riga, la parte aperta, la parte sensibile l'abbiamo messa dalla parte dietro, così non entrano i truccioli e così dovrebbe andare a funzionare bene e avere pochi guai anche in futuro. Ecco, adesso non ci rimane che mettere su il piccolo strumento che ho già predisposto le forature e poi è finito tutto. Queste righe ottiche sono le KA 500, sono molto sottili, sono 20x18 e costano, ogni riga costa come lo strumento praticamente. Ed ecco posizionato anche il piccolo strumento di rilevamento quote, tutto il suo impianto elettrico. Ho cercato di farlo il più pulito possibile. Praticamente va tutto sotto, adesso vi faccio vedere, ed qui esce un unico filo che va alla presa, unico filo così per permettere alla fresatrice di essere portatile praticamente, quindi me la posso spostare, se dovessi per esempio fare un asolo in un profilo d'alluminio lungo, me la sposto e trovo un posto accessibile da poter posizionare un pezzo lungo. Quando va al suo posto c'è già uno spessore già calcolato per l'angolazione del pavimento che non è perfettamente pari, essendo un pavimento da garage, è inclinato per le 4 acque praticamente, e invece trovo la sua posizione perfetta.
L'impianto elettrico praticamente è tutto sotto, è tutto internato, rimane semi incassato, così non ci sono problemi né di umidità né di truccioli né di altro. Qui abbiamo l'interruttore generale e qui invece l'interruttore che dà accesso alla pulsantiera a piede. Ecco, qui c'è la pulsantiera a piede che va riposta nel suo alloggiamento, che sarebbe questa staffa qui, che si ripiega tutto il filo qua sopra e così non disturba le lavorazioni quando non la si usa. Lo strumentino è questo, è molto piccolo, è il più piccolo che ho trovato, pur essendo completo, e ha tre ingressi DB9 a 9 pin, chiaramente accetta il segnale TTL come tutti i comuni strumenti, e per quello che devo fare io va più che bene, perché così non mi ingombra più di tanto e comunque riesco a rilevare le mie quote ugualmente. Ecco, questo per esempio è l'asse Y, faccio vedere, questo è l'asse X e questo infine è l'asse Z. L'asse Z l'abbiamo motorizzato, che è una comodità molto grande. Possiamo, con questo strumentino, regoliamo la corrente di salita e discesa, è molto sensibile, cioè praticamente ogni scatto corrisponde a un punto percentuale, quindi è molto sensibile e si regola molto bene. Ecco, se prendiamo in esame l'asse Z con la massima velocità, questa è la massima velocità sia di discesa che di risalita. Poi regolando, se noi lo mettiamo veramente basso, che vogliamo fare una lavorazione in automatica, possiamo metterlo così, ecco. Il rumore non si sente perché è talmente lento che non si sente il rumore, ma come si vede sta scendendo poco per volta. Possiamo scendere ancora un pochino. C'è praticamente quasi fermo. A occhio non si vede, ma lo strumento lo rileva e possiamo fare tutte le regolazioni che vogliamo, possiamo fare. Siccome lo userò molto da trapano, perché ho tolto il trapano, quindi questo prende anche il suo posto, ho inserito qui anche un'asticella di legno, di multistrato, perché così non vanno giù i truccioli, non si incastano in questa mola, in questa morsa volante. Poi se vogliamo fare qualcosa di preciso usiamo chiaramente la morsa fissa, se vogliamo fare qualcosa di così di veloce, di sbrigativo, usiamo questa morsa qui che si appoggia al suo perno, si appoggia e non c'è pericolo che prenda il giro. Questa qui ha la giusta ruvidezza per non farlo né scivolare e nemmeno farlo bloccare. In 2 secondi si toglie, questo si solleva, si toglie e si butta giù i truccioli e si rimette. Essendo fatta tutta liscia, questa è bloccata naturalmente, essendo tutta liscia non vanno giù i trucciolini che si incastano, che dopo non permettono lo slittamento di quella piccola morsa là. Così è molto più comoda. Ecco, adesso facciamo un piccolo esempio di lavorazione, tanto per fare qualcosa, e facciamo la foratura, poi ci facciamo un filetto, facciamo la foratura con l'8,5, ci passiamo il maschio di 10 MA e niente, tanto per vedere, ecco via. Adesso qui ci posizioniamo. Ecco lì, scendiamo un po' col mandrino. Lì. E poi possiamo anche io posso scendere manualmente, ma posso scendere anche con motorino, Faccio vedere. Metto questo a una velocità consona, mettiamo così e scendiamo.
velocità, è già passato così. Bene, possiamo risalire. Adesso facciamo una piccola sbassatura. Lì, la sbassatura la facciamo manualmente. Ecco. Adesso mettiamo su il maschietto di 10, togliamo il mandrino, facciamo il lavoro fatto bene. Eccolo così, mettiamo una marcia molto lenta. Ottimo, mettiamo su un maschietto di 10. Eccolo lì, un po' d'olietto. Siamo saliti un po' troppo prima. Ecco, qui non c'è l'autoreverse in questa fresatrice, quindi io manualmente ma come dicevo all'inizio io preferisco che sia così e senza usare l'autoreverse, perché solo così si riesce a sentire se c'è qualche puntamento, se c'è qualche difficoltà. Proviamo. Siamo perfetti, siamo. E abbiamo fatto un bel filetto in poco tempo e con la massima sicurezza. Ecco qua il nostro filettino, è pulitissimo, fatto bene, ed è quello che cerchiamo noi. Abbiamo visto tutte le modifiche, le più importanti, ne rimane solo una da fare e la faremo in futuro solo se si rende necessario. Visto che il motore accetta e tutto il sistema accetta 60 Hz, quindi si potrebbe inserire un variatore di frequenza che fra l'altro ho già provato, funziona molto bene, forse meglio, e inserire un variatore di frequenza così aumenta e cala la velocità di rotazione del motore e potrebbe servire, però lo vediamo in futuro solo se serve e se si rende necessario, diciamo. Le operazioni di fresatura le vedremo in un altro video, perché altrimenti diventa troppo lungo. Intanto un saluto e buona fresatrice a tutti. Ciao ciao!